Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Il video di oggi riguarda un argomento per il quale mi avete veramente inondato e bersagliato di messaggi nelle ultime 5-6 settimane. Sto parlando del mondo Kyosho RTR, quindi ho deciso di entrare in questo argomento partendo dal settore scoppio e più precisamente partendo da lei. Questa macchina verrà totalmente smontata da me per capire quali sono le differenze con la mia ottima conoscenza della MP9 TKI4 kit, quindi da gara, che ho usato per veramente tanti e tanti anni, e quindi voglio scoprire perfettamente tutte le caratteristiche di questo automodello. Sigla! Quindi cominciamo a smontare partendo dal retrotreno. Durante lo smontaggio vi dirò alcuni optional che volendo potete installare anche in futuro via via che userete la macchina, e alcune piccole modifiche che io ritengo giuste per migliorare l'affidabilità della macchina e anche ovviamente tutta la parte relativa alla prestazione della macchina. Quindi cominciamo. Allora, l'alettone l'ho già detto, c'è quello della MP10 che è a parer mio più performante, in quanto dà anche molta più tenuta alla macchina. Anche queste rondelle dell'alettone, che qua ci sono di plastica, esistono in Ergal, hanno un costo veramente irrisorio, quindi per quanto riguarda la parte alettone e supporto alettone potete sostituire anche quello con quello della MP10, che è monolitico, non ci sono più le colonnine di plastica, è veramente molto più resistente, non ci sono più le regolazioni, quindi sull'MP10 noi andiamo sempre allo stesso modo. Allora togliamo le gomme. I trascinatori sembrano quelli della macchina da gara, dico sembrano perché veramente sono non c'è quasi nessuna differenza, e anche i dadi, come vedete, hanno la zigrinatura nella parte sotto, quindi sembra veramente, quelli della macchina da gara sono leggermente diversi, hanno la bombatura esterna e la scritta Kyosho, ma insomma sembra che questa volta rispetto alla TKI3 RTR che avevo io mi sembra sinceramente tutta un'altra macchina in senso positivo. Allora, quindi a questo punto smontiamo gli ammortizzatori. Allora, qua di serie avete queste diciamo perni con la parte iniziale filettata che vanno a stringere, diciamo, in questo primo pezzo di filettatura del braccetto, ma nella macchina da gara sono inseriti con dei grani in questo foro qua e con dei perni a passare. Anche questi volendo potreste metterli, sicuramente è più sicuro. Una cosa da fare subito, guarda, macchina montata, è rimuovere questi che in gergo vengano definiti raschiafango. Questi non solo non servono se non si gira sul fango, ma addirittura sono deleteri, cioè si rischia che si vada ad incastrare tutto
col cerchio, quindi questi li dovete usare soltanto in condizioni di pista fangosa o bagnata. Questi li leviamo subito. Ok, a questo punto, allora le viti sono M4, queste sotto, identiche a quelle che usiamo nella macchina da gara, soltanto che hanno il taglio a croce invece che la cava esagonale, quindi è soltanto una questione d'abitudine. A livello pratico sono le stesse. Io, per come sono abituato io, le sostituirei, però magari è stata presa questa decisione, credo, perché di media tutti noi in casa, anche chi non ha mai praticato modellismo, ha un cacciavite a croce, mentre già una brugola, se non si usano quelle buone da modellismo, si rischia di fare qualche piccolo casino, soprattutto quando ci andremo a girare e le viti si riempiranno di terra. Qua invece abbiamo la brugola. Ecco il nostro retrotreno, quindi qui poggiamo tutto e andiamo a disassemblare il nostro retrotreno. Allora, intanto qui vedete che c'è del grasso, ma ce n'è veramente poco, ma veramente poco. Allora, partiamo da qua. Allora, le piastre, questa davanti che regola il kick up, a me sembra dello stesso materiale di quella da gara e anche la stessa elettrocolorazione, perché qui non si tratta di anodizzazione ma di elettrocolorazione. Cosa cambia? Cambia che la piastra diciamo della TKI4 da competizione era alleggerita, quindi aveva delle fresature, e in più che aveva la svasatura per le viti per mettere le testa piana svasata a brugola, quindi esagonali. E per quanto riguarda gli alleggerimenti, ovviamente non ci possiamo fare niente, ma volendo possiamo fare le svasature qua per alloggiarci le viti a testa svasata. Quindi questa è una cosa, basta comprare uno svasatore e problemi non ce ne dovrebbero essere. Qua abbiamo gli stessi identici Uniball della macchina da gara e le stesse identiche sfere della macchina da gara, quindi d'acciaio, come esce di scatola, e ovviamente cambia la piastra. Sono piacevolmente sorpreso del fatto che abbiano montato direttamente le nuove cellule IF408D, che sono praticamente nate neanche un mese e mezzo fa, quindi insomma questa è una novità che la maggior parte delle persone non ha neanche nelle prime MP10, perché non uscivano nelle prime MP10, e invece qua ci sono di serie le nuove cellule, quindi insomma questo è un punto di grosso vantaggio di questa macchina praticamente. Quindi la piastra ovviamente è molto più fine di quella di serie e anche la coppia conica a me sembra quella che usiamo nella macchina da competizione. Farò delle ricerche per capire se è esattamente la stessa, ma avrebbero fatto un passo avanti non indifferente. Non indifferente. Andiamo a vedere, dopo vedrò nel libretto delle istruzioni se come codice dà quello, e poi farò un'interrogazione direttamente in chioscio per capire che cosa hanno montato. Comunque veramente, guarda, sono
piacevolmente sorpreso. Questa colonnina, vi dico già che se prendete la stampata della MP10 avrete quella un po' più lunga, in modo che potrete andare ad asolare la scocca verso l'anteriore ed eviterete che si rompa in questo punto. Quindi vi do anche questa info. Quindi bicchierino sembra quello appena uscito, infatti io quando voi andrete a comprare eventuali option non vi menzionerò mai il cardano ed il bicchierino, questo perché adesso va di moda che lo montano anche sulla macchina kit da competizione come optional, bicchierino e cardano, quindi insomma credo che vi convenga lasciare questo almeno in questa posizione qua. Quindi allora procediamo con, quindi questo pezzo, a parte che c'era poco grasso, veramente mi ha stupito, veramente mi ha veramente stupito. Quindi veramente andiamo adesso a vedere questi pezzi. Ecco, qui vedo già un problema. Qua dovete fare in modo che tutto scorra al 100%. Quindi andiamo a smontarlo. C'è addirittura il frenafiletti, si sente che c'è il frenafiletti. Questo, i braccetti sono quelli che usavamo nella macchina da gara. Qua potete sostituirlo con ben 3 oggetti diversi. Quindi quello della MP9 in Ergal, codice ve lo lascio, vi lascio tutti i codici in descrizione. Potete sostituirlo con, che secondo me è la scelta più giusta anche a livello economico, con quello della MP10 in plastica, quello di serie, che è molto più duro e in più vi dà delle regolazioni anche qui sull'esterno in più e vi consente di montare anche gli eccentrici in ottone, e in più qui sopra ha 4 fori, quindi vi dà ancora regolazioni. Comunque dicevo, come vedete questo non scorre bene, bisogna migliorarlo. Quindi vediamo se bastasse allentare di un filo il dado. No. Allora basta, vedete qua che non scorre. Perché qua guardate, scorre perfetto. E anche nel foro sopra. Quindi è semplicemente qua. Andrà un filo ripassato con la punta da 3,5. E andrà anche un filo carteggiato leggermente questo. Anche qua, se prenderete i barilotti della MP10 avrete, invece che il nottolino unico da 5 mm, avrete anche la possibilità di installare i due da 2 mm e uno da 1 per poter regolare il passo della macchina. Quindi per far scorrere questo, invece che a colpi di 5 mm tutti insieme, a colpi di 1 mm per volta. Quindi insomma è sicuramente un qualcosa da fare a bassissimo costo. Di qua ho dato per scontato che ci fosse la stessa identica roba da fare e quindi lo sto direttamente smontando. Questo è talmente duro che ci avevano fatto andare i frenafiletti. Io qua neanche lo metto il frenafiletti. Perché non lo metto? Perché questo pernio, che chiaramente è bloccato da un grano
inserito qua dentro, quindi il pernio che passando è bloccato da un grano, non potrà mai uscire una volta messe le gomme, perché la sagoma dell'interno del cerchio calzerà sopra all'esagono e quindi praticamente questo pennio non può uscire. Chiaramente cosa vi può succedere? Vi può succedere che quando levate il cerchio, se era lente, casca in terra e lo perdete. Però io comunque non ce lo metto in frenafiletti, secondo me basta stringerlo forte. Quindi a questo punto che abbiamo tutto in mano, leviamo anche i cuscinetti, così gli facciamo un bel trattamento, così almeno la nostra macchina scorrerà già di serie. Quindi qua abbiamo già individuato cosa fare e quali sono i possibili optional. Qua invece dobbiamo ancora aprire, vediamo un po'. Questo è il differenziale, così vediamo anche che casse hanno montato, se hanno montato le nuove o le vecchie. Sono curiosissimo perché di queste casse sono uscite le B poco tempo fa e addirittura nella TKI 4 kit di serie non erano comprese, quindi insomma sarebbe proprio una roba incredibile se venissero comprese qua. Allora, eccoci qua. Queste casse faranno una fatica terribile ad aprirsi perché ci mettono un sigillante, cosa che forse nelle macchine RTR che non vengano quasi mai aperte potrebbe far comodo, ma io personalmente non ci metto assolutamente niente. Poi abbiamo solo due ingranaggi piccoli e due grandi, invece nelle macchine da competizione ci sono 4 ingranaggi, quindi potete chiaramente andare ad aggiungerle. E adesso mi procuro 2 strappi di carta e lo svuotiamo. Allora, non voglio dare giudizi affrettati, ma mi sembra che le casse siano le vecchie. Mentre mi sembra che la coppia conica sia quella da gara. Incredibile. Sarebbe una roba incredibile perché io sono sicuro al 100% che avevo quelle di Zama. Sicuro al 100%. Quindi qui lo lasciamo a pulirsi. I bicchierini non sono quelli da gara perché quelli da gara sono piatti e alleggeriti e qua mi sembra che non ci sia granché grasso, quindi faremo un riassemblaggio al top. Quindi mentre attendiamo che il differenziale si liberi dall'olio, facciamo il trattamento ai cuscinetti. Questo è un olio che io ho cambiato, al quale io ho cambiato il contenitore, ma è l'olio per cuscinetti Kyosho. Avevo anche il contenitore di prima che mi si è rotto, un aghettino come questo, ed è un prodotto a parer mio veramente top perché fa scorrere immediatamente i cuscinetti senza bisogno di particolare attenzione. Un girettino da una parte, un girettino da quell'altra e ok. Adesso voi non potete sentirlo, ma scorrono già veramente una cosa incredibile. Allora, asciugatina,
2 glieli consegniamo al differenziale e 2 li possiamo già rimontare nei barilotti posteriori, se chiaramente nel frattempo non avessimo acquistato quelli dell'MP10, se no li metteremmo nell'altro. Ok, uno, pappagallo per quest'altro. Allora, altra cosa che comunque prima o poi dovremmo fare, questo dente che fa il pari con il telaio, io glielo rimuovo. Perché glielo rimuovo? Perché dopo un po' che si è consumato il telaio si rischia che qualcosa nel scorrere della macchina vada a infilarsi, a strapparci questa piastrina. Quindi io la faccio pari. Adesso vedrò se riesco con il trincetto o se ci vuole il Dremel, senza uccidermi ovviamente. È duro, meglio farlo con il Dremel. È duro, meglio farlo con il Dremel. Quindi prendiamo il Dremel, leviamo questo che se no ci viene veramente marrone. Adesso lo andiamo a sciacquare. E adesso lo possiamo rifinire con il trincetto. Ecco, perfetto. Diamo una pelatina anche di qua. Ecco, perfetto. Adesso eviterete alcuni tipi di rottura. Questa piastra esiste anche, invece che in plastica, in Ergal, ed è quella contenuta già di serie nella macchina kit. C'è una bava di stampo, gliela leviamo. Ok, perfetto. Qua puliamo. Bene. Vediamo a che punto è il nostro differenziale, ma credo che possiamo già cominciare. No, tendiamo ancora un altro pochino, vai. Gli cambiamo di posizione. Allora, io nel differenziale posteriore lascerei soltanto 2 ingranaggi, tanto di sicuro inizialmente avrete un attimino da imparare come si guida, i comandi e quant'altro, quindi magari vi fa anche più comodo avere un differenziale più facile rispetto che uno più difficile. Quindi 2 ingranaggi soltanto e ci mettiamo olio 3000, ma potete anche salire, potete anche mettere un bel 4000 senza nessun tipo di problema, perché tanto, ripeto, con 2 ingranaggi tira molto meno. Ok, che abbiamo ripulito tutto. Qui dobbiamo ancora farlo, quindi possiamo a questo punto già rimontarlo. Pulite bene i bicchierini. Qui c'è un solo grasso che va bene ed è quello chioscio. Vi lascerò come sempre tutti i riferimenti in descrizione. Questo grasso che sto mettendo lo danno di serie nella macchina kit. È una vita che la chioscio fa questo grasso e è talmente buono che va bene anche sul pane al posto della Nutella. Veramente insostituibile questo grasso. Perfetto. Cuscinetti trattati 1 O-ring.
Questi sembrano identici a quelli da gara, questi non sembrano ma lo sono i perni identici a quelli da gara. Qui rimettete dal buco, ingranaggio grande. Nella macchina da gara li faccio fresare, ma qua ripeto non è necessario. Crociera. A questo punto inseriamo il grano piccolo, state attenti a non avvitare troppo, perché se no andrete a toccare nel differenziale. Invece quando sparisce dalla sagoma della cassa già siamo a posto, non serve altro. E state attenti anche a non come si dice, a non tenerlo troppo svitato, perché sennò vi picchierà nel pignone della coppia conica. Quindi ok, scorre benissimo. Ci andiamo a inserire l'olio, anzi facciamo la parte di qua che è più facile. Cuscinetto, pernio, ok, chiudiamo qua. Adesso prendo l'olio, $3000 FD Tech, ovviamente qui piccolo spazio pubblicità, olio, ne mettete un 3/4 di cassa, visto che c'è anche soltanto 2 ingranaggi. Provate a mettere l'ingranaggio a vedere se vi sborda l'olio in eccesso, ma no, quindi ce n'è anche un filino poco. Aggiungiamo proprio qua un'idea, ecco fatto, perfetto. Avete visto che non ho neanche lavato gli ingranaggi e quant'altro, perché ripeto, non, cioè è più, gli fa più il discorso di aver messo il grasso per imparare a guidare nei bicchierini, per preservarne magari l'usura e quant'altro, che no l'esatta densità dell'olio praticamente. Qui, come vi ripeto, c'è il grasso, mi dovete fare forza. Ecco, mi sono aiutato con la morsa e un pappagallo. Quindi non vi spaventate se è duro, perché sinceramente mi sono spaventato pure io da quanto era duro a levarlo. Viti, cercate di andare dritti, avvitare dritti, perché se no, ok, non stringete, mi raccomando. Seconda vite. Vedete perché non è buono avere le vite a croce? Perché non stanno neanche dentro la chiave, mentre le brugole si incastrano nella chiave, stanno belle dritte e creano molti meno problemi. Guardate, io non riesco neanche a lavorare. Mi raccomando, andate dritti. Ok, stringete la prima, poi andate dal lato opposto e poi le altre due che mancano. Tutto funziona, perfetto. Altra strettatina, e a questo punto si può già rimontare nel differenziale. Il verso è questo. Ok, quindi viti
Eccole qua. 1, 2. Controlliamo se scorre. Guardate, scorre il triplo rispetto a quando l'abbiamo smontata. Perfetto. A questo punto abbiamo da fare il lavoro noioso. Quindi piccola pelatina. Mi raccomando, ricordatevi di girarlo in continuazione. Altra piccola pelatina a quest'altro. Dopo lo proviamo, poi prendiamo punta di 3,5, vediamo qual è. Prendiamo la misura che trapassi entrambi, inseriamo, facciamo un po' di forza, basta pochissimo. Vediamo adesso. Capellino, ma proprio un'idea. Ok, qui si è svitato intanto. Lo vedete girare torto, ma perché questo non è un trapano, questo è un mandrino per l'avvitatore che ho trovato alla fiera. Ma ripeto, non importa, l'importante è proprio una pulita. Addirittura si sta ripassando con lo stesso diametro del pennio, quindi 3,5 su 3,5. Ok, ci siamo. Adesso facciamo una, due, proviamo. Perfetto. Vediamo se adesso funziona. Quindi questo è il sinistro. Si va a mettere. Ah, dobbiamo farlo anche al pezzo che abbiamo fresato. Quindi si va a mettere il pernio. Ancora non ci siamo in modo perfetto. Vediamo però se leviamo questo, così capiamo qual è dei due. Se ci lasciamo solo questo, se scorre. Sì, allora è questo. Quindi dobbiamo tornare a fresare un altro po' questo. Ok, questa è roba che lo facciamo anche nelle macchine da gara, non è perché è un RTR, cioè questo lo vorrei sottolineare perché sembra, almeno io lo faccio anche nelle macchine da gara. Le scorrevolezze sono praticamente la prima cosa che si va a guardare in una macchina, perché rendano sincero tutto l'apparato ammortizzatori. Quindi adesso vedete, adesso ci siamo, perfetto. Quindi questo lo possiamo rimontare. Deve scorrere, ricordatevi, deve scorrere tutto al 101%. Quindi adesso ci siamo. Vedete? Perfetto. Ok, andiamo da questa parte. Ripassiamo. A chi andrà in mano questa macchina? Se qualcuno la vorrà, perché poi magari ci sono anche alcuni che dicono no, io non la voglio, me li voglio fare tutti da solo sti lavoretti, e ognuno li può fare da solo. Ah già, intanto sentiamo. Sì, qui vedete ero già preparato. Gli diamo un tocchettino con questa, uno, proprio neanche a spingere. Perfetto.
Mi sembra che per questo secondo saremo più fortunati. Perché lo sento già che scorre. Guardate, perfetto. Perfetto. Quindi si può richiudere anche questo. Questa ce la teniamo qua, non si sa mai. Andiamo avanti. Eccolo. Qua c'è il grano, il dado, scusate. Qua la chiudiamo. Perfetto. Adesso è veramente perfetto. Quindi si va a reinserire qui diamo tutto per buono perché sentiamo che scorre tutto, vedete gli Uniball qua, così scorre tutto perfettamente. Quindi si va ad inserire i perni 1 e 2, i bracci. Ecco, un'altra cosa non ho guardato, e se i bracci scorrono o no. Sì, allora, fosse la mia, io ripasserei anche i bracci, perché vedete, io faccio sempre questa prova, se il pernio si ferma non scorre, però in realtà facendo così durano un po' meno i bracci, quindi siccome dopo 3 salti si rimette già tutto a posto, anzi 3 no, però insomma dopo poco, e questa macchina è destinata di sicuro ad andare da qualcuno che deve anche imparare un po' a guidare, non se ne accorgerebbe nemmeno. Quindi in questo caso lo lasciamo così. Tanto nel parlare mi ero dimenticato le rondelle, mi raccomando lato posteriore. Okay. Le barre antirollio, andiamo a stringere tutto. Ah giusto, mi sei già smontato di là perché non avevo messo le viti appuntate. Bene, bravissimo, bravissimo, bravo. Adesso però non ricommetteremo lo stesso errore, ce le mettiamo subito le viti, 1 e 2, 1 e 2. Quindi sappiate che qua avete la 3 gradi di convergenza posteriore, si vede da questo, c'è il numerino, e anche se lo vedete a rovescio è questo il modo di metterli, perché su questa macchina ci eravamo accorti che andavano meglio quando mettevamo le scritte a rovescio. Allora vedete qua adesso non c'è gioco così, i braccetti non fanno il gioco longitudinale, no? Quindi bisogna allentare un filo fino a quando i braccetti non cominciano ad avere il gioco longitudinale. 1, 2, ecco, si sente anche dal rumore. Benissimo. Ok, ok, ok. Facciamo un po' di pulito. Quindi eccoci, andiamo a sostituire i perni con dado e con vite e controdado. 1, scusate l'ho messa al contrario, 1 e 2, 1 e 2. Ok, perfetto. Il nostro retrotreno è praticamente fatto. Cosa rimane da fare? Vedete, scorre tantissimo.
e anche così scorre. Perfetto. Cosa rimane da fare? Rimane da mettere il grasso abbondante nella coppia conica. Vi farò vedere poi come si fa prima di rimontarlo sul telaio. E ovviamente rimane da metterci l'alettone